Aver dovuto fare dei trattamenti chemioterapici è stata la cosa peggiore e la cosa migliore della mia vita. Tutto è iniziato quando una notte, svegliandomi, ho sentito dei dolori alle mani fortissimi. Era il periodo del Covid, quindi eravamo tipo nel 2022 e era il periodo oltre che delle zone rosse, ma si iniziava a intravedere i primi vaccini, le prime soluzioni a questa pandemia. Io mi sono svegliato con questo dolore lancinante alle mani e diciamo, ovviamente andando al lavoro risultava difficile poter lavorare, facendo anche un lavoro manuale. Dopo qualche giorno che più o meno insisteva lo stesso problema che io prima di allora non avevo mai avuto, decisi di andare con mia zia che fa l'infermiera all'ospedale a farsi delle analisi, farsi controllare. All'ospedale mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune che, per come me l'hanno raccontata, poi io ero perlomeno ignorante al tempo, era ed è una malattia sia poco conosciuta che importante, perché si parla di infiammazioni a livelli articolari, quindi roba che alla lunga è molto stressante, molto pesante. Abbiamo iniziato subito dei trattamenti un po' più soft rispetto a quello che poi è venuto dopo. Per i primi 3-4 mesi le persone che mi seguivano mi avevano consigliato dei trattamenti prettamente in pasticche, però dopo che siamo arrivati a un punto dove la mia situazione, le mie analisi davano gli stessi risultati, abbiamo deciso, o meglio, loro mi hanno proposto di iniziare a fare dei trattamenti chemioterapici. Io all'inizio non ero assolutamente convinto, non ero assolutamente d'accordo per fare una cosa del genere. Ho scoperto sulla mia pelle che la chemio non è solo usata per i tumori, però alla fine ho dovuto accettare questa cosa per vedere nel mio futuro una malattia diversa, un po' migliore. E da lì poi sono iniziati 6 mesi belli tosti, pieni di esperienze sia negative ma soprattutto positive. Sicuramente la domanda che ti fai quando affronti una situazione del genere è: perché io? Cioè, sempre la solita domanda, no? Come quando magari perdi un parente in maniera anche precoce e ti chiedi perché è toccata a me. Però scopri che è la stessa domanda che si fanno gli altri, no? Quindi la domanda che poi ti viene è: perché sempre gli altri? Perché non tocca mai a me? E questa volta invece io non ero lo spettatore della mia vita, ma dovevo giocare titolare, dovevo essere il protagonista. Dovevo solo decidere come esserlo, se esserlo in maniera positiva o se esserlo in maniera negativa e vivere questa emozione negativa che mi accerchiava, perché comunque non rischiavo di morire e questo era un sollievo, però col tempo, con l'andare della malattia, avrei potuto ammalarmi gravemente e a lungo andare perdere la mobilità che ho adesso. L'evento sicuramente che mi ha toccato maggiormente e che mi ricordo in maniera più nitida è una volta che sono uscito dalla doccia e appunto mi metto l'accappatoio, mi asciugo i capelli. Io raramente uso il phon, me li asciugo con il cappuccio dell'accappatoio o con un asciugamano e all'inizio non ci feci caso, però il lavandino si riempì di capelli e io sapevo che prima o poi qualche capello sarebbe caduto, poi me li sono rasati perché non volevo più vivere una scena del genere, però vederlo lì ti fa rendere conto che quella cosa sta accadendo a te, ti fa rendere conto che quella cosa è tua, ti appartiene e che la devi affrontare per forza.
Quindi quello è l'evento che mi ha terribilmente toccato, che tutt'oggi io mi ricordo. Di tutti i momenti che non mi ricordo più, quello mi rimane sempre. E saltuariamente ci penso anche, e penso a come mi sentivo, penso a come ero a quel tempo, si parla di qualche anno fa ormai. La cosa che ho potuto imparare è che avvicinarci a una cosa grave, o alla morte, anche se non è questo il caso della morte, può determinare in te più attenzione, quindi fai più attenzione alle cose importanti, soprattutto all'amore. Non amore inteso come amore sentimentale verso una persona, un partner o una partner, ma amore in senso lato, in senso generale, totale. Perché l'amore riesce ad aprirti, riesce a darti questa chiave per, soprattutto nei momenti in cui ti sei alle strette, l'amore gioca un ruolo fondamentale. Riesce a farti cambiare opinione, riesce a farti cambiare visione, e io l'ho fatto, l'ho cambiato, perché la chemio mi ha aiutato ad amare la vita, ad amare le persone che formavano, diciamo, la mia esistenza, la mia vita. La chemio sicuramente ti cambia, ti cambia proprio mentalmente, e se devo ricordare una cosa della chemio, una delle tante cose positive, è che io non ho mai provato quel senso di serenità e di felicità autentica, vera, come in quel periodo. Forse, appunto, ripeto, cosciente del fatto che io non sarei morto, avrei rischiato, diciamo, grosso di peggiorare le mie condizioni, ma non sarei morto. Però l'andare così tanto a toccare un limite mi ha permesso di spingermi oltre e di apprezzare veramente quella che era la vita, che fino a quel momento non avevo apprezzato, e questo mi rendeva estremamente felice, estremamente contento, anche senza motivo, perché da essere contenti c'era poco, nel senso, io ho perso i capelli, stavo male, vomitavo, quindi è assurdo, no? Però sono riuscito veramente a non tanto a trasformare, ma a prendere quel periodo in una certa maniera. Tant'è che poco tempo fa le Iene hanno mandato un servizio in onda di Bianca Balti, che è una modella, se non sbaglio, che sta facendo la chemio per cose un po' più importanti, diciamo, rispetto a quella per cui l'ho fatta io. E l'altro giorno leggevo una sua dichiarazione che mi ha colpito, mi ha commosso e mi ha fatto pensare: cavolo, vedi, allora non è una cosa che è successa solo a me. Lei affermava che questo, quindi il periodo che sta affrontando ora della chemio, è il periodo più felice della sua vita, che ha dovuto comprare una parrucca che ha pagato 10.000 euro, e che ha capito che non gli serviva a niente, perché gli serviva a mostrarsi agli altri per quella che non era. E questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché seppur in maniera minore, perché non ho rischiato come magari rischia lei di poter arrivare così tanto vicino alla morte, io però posso comprendere e posso capire quello che lei ha detto, perché io l'ho vissuto quel senso di felicità, e ho vissuto cosa significa fregarsene del giudizio degli altri perché stai passando qualcosa, e poni l'attenzione su qualcosa che è ben più importante di tutto quello che pensavi lo fosse prima, tipo uscire il sabato, bere, fumare, farsi una scopata, si può dire, ok, c'era cose più importanti. Una tragedia ti avvicina alla vita, e questa tragedia, se così possiamo chiamarla, mi è stata utile, mi è servita, e ad oggi dico meno male, perché mi ha fatto veramente apprezzare, mi ha avvicinato alla vita
più di quanto non lo fossi stato prima. Mi ha fatto capire il valore del tempo, con chi spenderlo, con chi non spenderlo, come spenderlo. E quando, avvicinandomi più alla visione magari di chi sta lottando per salvarsi, quindi per non morire, avvicinandosi a quella visione lì, posso condividere il fatto di aver provato quel senso di tempo contato, pur non avendolo fortunatamente, che ti fa selezionare molto e ti fa capire cosa è effimero e cosa non lo è.